Io non sono quello che sembro. Cipro. Tutto perduto! Ragazzi miei! Coraggio! Coraggio ragazzi! Il capitano! Fatela sentire La tempesta si è abbattuta terribile sulle navi degli invasori e ha fatto fallire i loro piani. La guerra è finita. Perfino le tempeste, i mari gonfi, i venti ululanti, le rocce scabrose, le sabbie ammassate, avendo il senso della bellezza, hanno rinunciato alla loro natura implacabile per lasciar passare sana e salva la divina Desdemona. Se dopo ogni bufera segue una calma come questa, che i venti soffino pure fino a svegliare i morti, e che la mia tormentata nave salga ancora su montagne d'acqua alte quanto l'Olimpo e precipiti giù quanto l'inferno è lontano dal cielo. Questa notte Cassio comanda il corpo di guardia. Ma prima di continuare devo dirti una cosa. Desdemona si è innamorata di lui. Hai visto come Desdemona si è subito innamorata di Otello? Soltanto perché lui si pavoneggiava raccontandolo le sue favolose avventure. E credi che continuerà ad amarlo per le sue chiacchiere? Quando l'ardore del sangue si è spento a furia di piaceri, per riaccenderlo e far nascere dalla sazietà un nuovo desiderio, occorre la grazia del volto, unità quasi uguale, gentilezza, bellezza, tutte qualità che mancano ad Otello. E allora Desdemona comincerà a provare disgusto, odierà Otello e ne sceglierà alla fine un altro. E chi vi pare più fortunato del giovane Cassio? Sì, nessuno?
Proprio nessuno è come lui, viscido e astuto, abile nel saper trovare l'occasione favorevole, capace di inventare e simulare qualità che non possiede. Un essere furbo e diabolico. E lei ha già messo gli occhi addosso. Ma tu lasciati guidare da me. Non per niente ti ho portato fin qui da Venezia. Stanotte sarai il guardia, io ti darò gli ordini. Cassio non ti conosce, io ti starò vicino. Cerca il modo di irritare Cassio, o parlando ad alta voce, o con un atto di indisciplina, o con qualsiasi altro mezzo a tua scelta, secondo lo Fratello, nostro nobile e valoroso generale desidera che il popolo festeggi la notizia della disfatta della flotta turca. Tutti i luoghi pubblici resteranno aperti e vi è piena libertà di fare baldoria da quest'ora fino allo scoccare delle 11 di domani. Dio benedica l'isola di Cipro e il nostro nobile generale Otello. Voi, Cassio, comanderete gli uomini di guardia questa notte. Cerchiamo di non superare i limiti della discrezione. Iago ha già ricevuto gli ordini. Buonanotte, Cassio. Domani mattina devo parlarvi sul presto. Vieni, amore mio. All'acquisto di un bene segue di solito il suo godimento. Quel godimento che ancora non c'è stato tra noi due. Si può sapere la causa di tutto questo? Iago, tu sembri disfatto dal dolore. Per l'obbedienza che mi devi ti ordino di parlare. Chi è stato a cominciare? Non lo so nemmeno io che signore. Eravamo tutti amici fino a un momento fa. D'accordo, come dire, ho gli stessi rapporti affettuosi che passano tra marito e moglie che si spogliano per la loro prima notte. Ed ecco che all'improvviso, come se l'influsso di un pianeta l'avesse fatti impazzire, si avventano l'uno contro l'altro in una guerra sanguinosa. Io non le so le cause di questa inutile rissa. So soltanto che avrei preferito perdere un'impresa gloriosa, le gambe che mi hanno portato fino a qui. E tu, Cassio, hai perso la testa. E voi? Voi, valoroso Montano, il vostro nome è lodato anche dai più severi censori. Per quale motivo avete rischiato di perdere il vostro onore, rovinando la vostra preziosa fama, per acquistare quella di un nottambulo attaccabrighe? Rispondetemi. Signori, io voglio conoscere l'origine di questa rissa e chi l'ha provocata, anche se dovesse essere mio fratello gemello e perduto per me. Iago, chi è stato a cominciare? È stato così, generale. Mentre io e Montano stavamo parlando, arrivò un tale, inseguito da Cassio, che gridava aiuto. Cassio con la lama in pugno cercava di farlo fuori. Allora Montano gli taglia la strada e cerca di fermarlo. Io nel frattempo mi metto a rincorrere quell'altro per evitare, come poi è successo, che con le sue urla spaventasse tutta l'isola. Se non che quello lì, lesto di gambe, riuscì a sfuggirmi e io me ne tornai qui. Tanto più che sentivo l'urto delle lame e tanto più che sentivo l'urto delle lame e le grida di Cassio. No, le bestemmie. Sì, bestemmie tali che mai prima di stanotte avevo udito da lui. Le bestemmie di Cassio. Bestemmie tali che mai prima di stanotte avevo udito da lui.
Anche se la mia assenza è durata poco, li trovai che si scambiavano colpi e fendenti, altro non so dirvi. Caso gli ha fatto un piccolo torto, d'accordo, ma nell'impeto dell'ira si colpiscono anche gli affetti più cari. Io sono convinto che quel tale che scappava avrà offeso Cassio in un modo tale da non poter essere tollerato. Capisco, Iago, capisco. Cerchi di sorvolare sui fatti per diminuire la colpa di Cassio. Sei un uomo leale e pieno di rispetto. Le vostre ferite, caro Montano, le curerò io stesso. Iago, tu calmerai coloro che sono stati messi in allarme da queste ignobili risse. Cassio. Tu lo sai che ti voglio bene. Ma d'ora in poi non sarai più il mio luogotenente. Il mio onore, Iago, il mio onore. L'onore. L'onore è una convenzione falsa e priva di consistenza, che spesso si ottiene senza merito e si perde senza colpa. Siate uomo. C'è sempre un mezzo per riconquistare la stima del nostro generale. E chi può dire che mi comporto come un farabutto? Ditemi, luogotenente, a chi inseguivate con la spada in pugno? Che cosa vi aveva fatto? Ormai quello che è fatto è fatto. Ora, luogotenente, io credo che voi crediate al mio affetto. Su via, può capitare a chiunque, come anche a voi, di ubriacarsi. Vi dico io quello che dovete fare. La moglie del nostro generale. Adesso è lei il generale. Apritele il vostro cuore. Pregatela con insistenza e vedrete che lei vi aiuterà a riprendere il vostro posto. È così gentile, generosa, premurosa. Il consiglio che io ho dato è sincero, onesto, logico. Pregatela di riallacciare il legame spezzato fra voi e suo marito. E mi gioco tutta la mia fortuna contro un solo soldo, che dopo questo contrasto la vostra stima reciproca tornerà più forte e più salda di prima. Non darò più pace al mio signore. Lo terrò sveglio come un falco finché non l'avrò domesticato. È un buon consiglio. Gli parlerò tanto che perderà la pazienza. In ogni discorso farò entrare la difesa di Cassio. Buonanotte, luogotenente. Buonanotte, onesto Iago. Ho speso quasi tutto il mio denaro. Sì, non tiene la pazienza e non ottiene mai niente. E stanotte sono stato bassonato di santa ragione. È vero. Cassio ti ha bassonato, ma tu, in cambio di un po' di dolore, l'hai fatto destituire. E dopo tante fatiche mi resterà sì l'esperienza e me ne tornerò a Venezia con un po' più di cervello e senza un soldo.
tramuterò così la sua virtù in peccato e con la sua stessa bontà tesserò la rete che li avvolgerà.